Come hai fatto a scovare la baita del Giaul che praticamente è sconosciuta ai più quella zona lì? Bravo Elia! Buongiorno escursionisti, questa mattina mi trovo in Val Camonica e sto partendo qui da Esine e oggi ho pensato di andare a raggiungere un bivacco sconosciuto, ho cercato informazioni, ce ne sono veramente poche e il mio obiettivo di oggi è quello di raggiungere il bivacco Jaol a 1476 metri. Io, come detto prima, mi trovo qui, sto partendo qui da Esine e ho parcheggiato la macchina proprio qui sulla strada. Praticamente si arriva sulla macchina, ma poi finisce la strada. Più oltre questo non si può fare, anche perché là in fondo lì c'è un cartello che indica che c'è il divieto di transito. Questa mattina non sono qui da solo, ma sono in compagnia di una persona che non la vedete da giusto un anno. Eccolo qui, è ritornato con me Ciao, ciao. Michelito. Michele, buongiorno. Buongiorno. Com'è, sei pronto? Sì, ripartiamo. Andiamo a fare sta bivaccata? Andiamo. Mm. Vediamo com'è la camminata. Dai, bene. Quindi direi che è arrivato il momento di partire e andare a vedere questa camminata che vi dico, sono pochi chilometri perché dovrebbe essere un 5 km e 400 metri, ma c'è 1000 metri di dislivello, quindi il sentiero arrampicherà tantissimo. Allora, pronti e via. Guardate che bel sentiero, bello ripido. Porca paletta, arrampica su bene. Quindi adesso da dove ho parcheggiato la macchina devo andare a recuperare il sentiero 745. Non vedo l'ora, anche perché su questa strada qui arrivano fra macchine e moto, un disastro, perché adesso guardate sta arrivando una moto, è un disastro, quindi non vedo l'ora di arrivare al sentiero, così mi tiro fuori dalle scatole e sto via vai di macchine e moto. Arrivato finalmente all'imbocco del sentiero 745, in teoria era già il sentiero 745 e adesso devo seguire per San Glisente e come porto qui sentiero 745. Ecco qui, primo cartello con le indicazioni della baita bivacco di Jaol a 2 ore da qui e adesso si entra dentro il bosco, anzi adesso inizia il sentiero vero e proprio. Sono tornato indietro perché io ho seguito qua il cartello, questo qui che c'è qui dietro qua, che mi diceva di andare di qua, però io sinceramente sono entrato dentro qui, ma a un certo punto in fondo c'era il torrente e non sapevo dove attraversare, quindi vado sulla Gipabile, che la mia traccia mi porta da quella parte qua, quindi per evitare casini preferisco salire da questa parte qui, così almeno evitiamo magari di fare strada per niente. Mamma che salite, ma che speriamo soltanto che tutto il dislivello che stiamo facendo adesso venga praticamente annullato una volta arrivato sul sentiero vero e proprio e non su questa Gipabile, sia un po' più dolce la salita e che il carico dello zaino e dell'acqua per poter passare la notte qui si fanno sentire nettamente. Ti invito a tenere. Porca miseria, che disastro qua. Sono tutti anche i massi qua. Un po' a raggirare. Mamma mia. Ma la strada dov'è adesso? È dritta? No, la strada è ancora dritta.
Un po'. Allora adesso tocca raggirare tutti questi rami qua, devo cercare di andare su di lì per poi tornare sempre sulla strada gippabile. Cavolo, stai dando veramente un sentiero, doveva essere semplice, alla fine stai dando un bel sentiero complicato. Mamma mia ragazzi, ho dovuto attraversare quel pezzo lì che era stato abbastanza complicato. Adesso proprio sotto lì ritorna la strada. Mamma mia, c'è tutti, cioè, guardate quegli alberi, sono giù tutti gli alberi e quindi bisogna un po' ravanare e inventarsi un po' il sentiero. Che miseria, cosa è venuto giù. Questo cosa sarà? Quello di adesso? O quello di luglio? No, per me è quello di luglio. Sì, perché da come Questo è luglio. Allora, questa qui è la situazione. Cioè, più ci si avvicina al bivacco e più diventa sempre più complicato attraversare, perché la strada è lì, però bisogna andare su di qui e risalire questo versante qua. Sta diventando veramente un'impresa titanica raggiungere quel bivacco lì. E come facciamo adesso? Cioè, qui o andiamo su di lì per attraversare questo qui, ma diventa proprio un... Cioè, questo qui diventa così, non me l'aspettavo. Qualche albero sì, ma così no. Boh, vediamo se riusciamo a passare quel pezzettino qua e andare su di lì. Io sono salito su di qui, eh? Sì. Aspetta, È un po' umido, quindi sta non attento. so, infatti adesso vai con calma, arriviamo su. Allora, ascolta, guarda quel tronco lì, quello ti stavo dicendo. Volevo vedere un attimo perché state lì, fammi vedere, vado un attimo là in fondo io. Giusto per capire. Allora, siamo saliti, dai. Siamo saliti però, eh. Voglio solo vedere com'è quel... Perché mi sembra che là è la jeepabile. Dov'è che è? Per me è lì la jeepabile. Allora, aggiornamenti. Siamo scesi, abbiamo incontrato dei signori e ci hanno detto che praticamente se facciamo questo sentiero qui è libero e si arriva al bivacco. Quindi ci proviamo, andiamo su, vediamo un pochettino. Se vediamo che anche quel tratto lì è impegnativo, ci arrendiamo e torniamo indietro, però speriamo di arrivare. Mamma mia, siamo un miraggio, veramente. Siamo arrivati in località Lazzaretto di Esine e qui abbiamo le indicazioni per la baita di Jaol. La dà a 40 minuti e risaliamo su per il sentiero 750. Non ci voglio credere.
È veramente stato qui un devasto totale. Guardate anche da sto lato qui come le piante sono venute giù. Per fortuna che poi hanno ripristinato il tutto e hanno ripristinato il sentiero in modo da essere accessibile rispetto a dove eravamo risaliti su noi. Sentiero da valutare veramente bene, perché se si pensa ad arrivare da un sentiero e poi dopo trovi la sorpresa. Io non avevo trovato nessuna notizia, avevo cercato e nessuno segnalava questo problema qua. E poi arrivi sul campo ed ecco qui la sorpresa. Per forza, la traccia è quella giusta. Questo deve essere il tratto, quello dove trova la catena, cavo d'acciaio. Ah, guarda che sotto le nicchie, dove stanno? Ah, sì. Guarda che ti indica che devi scendere, eccola. E qua dove andiamo? Lì, sotto lì, guarda, aspetta. Dai, prendi per le mani, non ti scivola. Sei? Quel cesso lì. Dove cavolo è? Vai, Tieniti, sei, Vai. Aspetta. passo. Vai. Vai. Adesso ho capito perché non viene su nessuno qua. Catenato. È qua. Ci voglio credere. La baita è qua. Siamo arrivati alla baita. Dopo una salita veramente, una giornata lunghissima, arrivati alla baita. Siamo arrivati, Miki. Bravo, Miki. Grande Michelino. Bello però. Ti piace, vero, ne? Bello. Bel bivacco, bravo Miki. 1987. Piani differenti. Entriamo dentro? Andiamo a vederlo. Vai. Andiamo. Vai, ti darò Ci una sarà qualcuno? Come ti sembra? Bello. Bellino, piccolino ma bello, vero? Sì, sì. Che spettacolo. Dai, possiamo dire che siamo arrivati alla baita di Jaol a 1476 metri. Devo essere sincero,
non ero convinto di arrivare, anche dopo che avevamo fatto quel pezzo lì dove abbiamo tentato di superare gli alberi caduti, e invece poi dopo veramente devo ringraziare mio fratello perché ci ha messo tutto l'impegno e siamo arrivati qui per passare la notte qui. Ma penso che sia arrivato il momento di farvi vedere questo bellissimo bivacco. Allora, come si entra? Vabbè, c'è questo bellissimo tavolo con 2 panche. Abbiamo una stufa che non sembra troppo vecchia, anche perché questo bivacco qui è stato ristrutturato nel 2000, anzi è stato ampliato nel 2017. Qui di fianco abbiamo un fornellino e qui sotto qui la bombola del gas. Poi una cosa, lavandino, vediamo se c'è acqua. Sì, c'è anche acqua corrente, ottimo, così almeno volendo si può lavare anche i piatti. Sopra lì ci sono bicchieri, piatti, zucchero, sale, c'è un po' di tutto. Di qui classica, e bisogna lasciare, cassettina delle offerte. Abbiamo anche la luce con l'interruttore qui, guardate, abbiamo anche la luce, quindi c'è il pannellino fotovoltaico. E poi invece da sta parte qui abbiamo la zona notte, dove abbiamo 4 posti letto per poter dormire. Sono 2 letti a castello con una finestrella, e anche qui dentro, qui se non sbaglio, sì, e anche qui dentro qui abbiamo un ferrettino, quindi direi veramente un bel bivacco, un bellissimo bivacco. Adesso scarichiamo tutto e ci prepariamo, così sono le 4:30, ci liberiamo, c'è una lavata, anche perché là dietro lì c'è una fontanella con l'acqua, c'è acqua, quindi ottima cosa. Mi do una bella lavata, mi cambio, mi sistemo, perché proprio ne ho bisogno. Però veramente tutte le fatiche per venire su sono veramente ripagate. Adesso capisco perché vivono pochissime persone qui, perché veramente il sentiero, ho fatto vedere prima, arrampicava veramente tanto, spacca le gambe. Vi dico tanto che, ok, lasciando stare le deviazioni fatto io, però è un sentiero di 5 km e 400 metri, con un dislivello di poco più di 1000 metri. Oh, non si vogliono mettere? Ed ecco qui cosa sto preparando. Mi sono preso una bella bistecchina e adesso
E adesso è pronta, è quasi pronta, diciamo. Questa qui deve stare un po' al sangue, non troppo cotta, altrimenti diventa troppo dura. Ho pensato a questa cosa qui, ho detto va, almeno mangio qualcosa di, diciamo, più sostanziale rispetto al classico risottino e via dicendo. Cominciamo un pochettino a portare qualcosa di diverso. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se è una genialata oppure una boiata. Peccato che la luce qua ha durato magari la batteria che non... però vabbè, mettiamo le torce e tutto. Andiamo alla bistecchina. Buono. Quindi bistecchina e poi spazzole. Mamma mia che spettacolo! Buongiorno! Mamma mia che bello! Adesso guardate qua dietro che si vedono tutte le montagne che ieri non si riuscivano a vedere. Mamma mia, le montagne e le Orobbie. Adesso vi dico che montagne sono quelle lì. È stata una bella nottata, veramente ho dormito bene, il letto comodo. Poi vabbè, avevamo acceso la stufa, quindi siamo rimasto parecchio al caldo. Abbiamo riacceso ancora la stufa per poter far colazione, così prepariamo tutto, sistemiamo tutto, rimettiamo a posto la legna. L'unica cosa che mi dispiace un pochettino è che non ho trovato un'accetta per poter spaccare un po' di legna in modo da fargliela trovare ancora pronta. Vabbè, soddisfatto veramente di questo bivacco qui, veramente bello, ben tenuto, come forse ho già detto prima, veramente bello veramente, altre parole. Vabbè, dai, adesso vi faccio vedere un pochettino le montagne che si vedono da qui. Eh sì, guardate come si vedono bene questa mattina le montagne. Abbiamo il Pizzo Camino lì e poi eccola lì la Presolana. Bello però, che spettacolo di panorama. Giro, se vogliamo. Buono. Vuoi tenerla un po' tesa? Sì, tenila così che... Buono. La mettiamo alta o credo qua, bisogna vedere dove tiene la roccia. O metterlo qua basso. Poi non so se farla passare lì così. Metto basso qua nell'angolo. Che almeno ne fa passare. Se tiene qua. Sì, se tiene. Metto dentro qua il tassello. Stamattina ci siamo svegliati e è venuta la fortuna di incontrare il gestore del bivacco che ci racconterà un pochettino, farà una sintesi, ci racconterà un pochettino come è nato questo bivacco e come viene gestito. Quindi io lascerei la parola al presidente. Buongiorno, sono Mario Edoardo, il presidente dell'associazione Lupi di San Grisente di Esine. È un'associazione che lavora sul territorio montano della nostra comunità gestendo 3 bivacchi: il bivacco Baita del Giaul, che è qua dietro di noi, il bivacco Marino Bassi e il bivacco Lupi di San Grisente. Questa associazione è nata circa 35 anni fa da un gruppo di amici con la passione per la montagna, e dopo questa passione è diventata un'opera di volontariato su tutte le nostre comunità. È il primo bivacco che è stato gestito e ripristinato dai Lupi di San Grisente è proprio la Baita del Giaul. Era un vecchio ruder usato dai pastori e i Lupi di San Grisente hanno deciso di ripristinarlo insieme anche al sentiero. È adesso un bel bivacco selvaggio, diciamo noi, di cui molti appassionati di montagna ne possono usufruire. Oltre alla gestione dei bivacchi abbiamo anche la manutenzione e la gestione di tutti i sentieri che riguardano le nostre zone. Sono circa 45 km di sentieri e cerchiamo di tenerli al meglio per far sì che chi ci passa è agevolato nelle camminate. Io ringrazio i lupi perché ci permettono di poter usufruire di questo bivacco qui. Ricordiamoci sempre, teniamoli in ordine, non dismoliamo niente e sistemiamo, se troviamo qualcosa da sistemare, su quel punto teniamoli puliti. Grazie mille, veramente. Grazie a voi.
Allora, arrivato alla macchina, è stato veramente anche una bella discesa, mamma mia, bella faticosa. E come sempre, dai, vi saluto, ci vediamo fra 2 settimane. Ciao a tutti e buon sabato.